ho portato a casa un nuovo progetto. Un camper. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Chi mi segue sa che a me piace cambiare, trasformare, dare nuova vita alle cose. E in questo nuovo progetto abbiamo lui, un bel camper usato. Siamo andati a ritirarlo da un privato ad un centinaio di chilometri da casa in una tipica giornata autunnale e piovosa. E abbiamo subito capito che la batteria era praticamente morta. Per accenderlo facciamo ponte con un'auto e bisognerà stare ben attenti al ritorno a non spegnere mai il camper. Mamma mia, per essere usato è usato. Erano anni che non guidavo un mezzo del genere. Per prima cosa bisogna ricordarsi di fare gasolio. Per questo nuovo progetto abbiamo questo camper usato del 1998 e la sfida sarà proprio questa: capire cosa si può fare, come trasformarlo e soprattutto ne varrà la pena. Ovviamente ho portato il camper da mio fratello Dennis perché concretamente sarà lui a lavorare e sarà lui a sporcarsi le mani. Ma adesso andiamo a farci un bel camper tour per capire cosa abbiamo portato a casa. Il camper è montato su Iveco 2008 turbo diesel del 1998 e l'allestimento è un Mobilvetta Design, il modello è Opera. Guardiamo un attimino da vicino, ovviamente c'è un po' di segno del tempo su un po' tutta la carrozzeria. Diamo un'occhiata a quello che è il vano motore, anche qua sarà da fare un po' di cose. Si vede che ha i suoi anni. Questo è il turbo, la batteria ci siamo resi conto già in partenza che non funziona, infatti non tiene la carica, abbiamo dovuto far ponte. E questo è per quanto riguarda l'anteriore. Ok, andiamo a vedere la cabina. Anche qua un po' di ragnatele, insomma le plastiche sono usurate dal tempo. Qua hanno fatto un accrocchio per l'accensione che si accende da qua perché il blocchetto dell'accensione ha qualche problema. Insomma ha i suoi anni. E c'è da fare una bella pulizia generale. Dopo sì, questo è il sistema delle sospensioni idrauliche, giusto Dani? Sì. Sospensioni idrauliche, sarà a vedere se funzionano, se funziona tutto. Scalino anche qua ha un po' di difetti. Le plastiche ovviamente anche qua un po' andate, un po' di tutto. La carrozzeria è questa, gli specchietti come vedete sono abbastanza usurati, anche qua le plastiche, le ruote, i cerchi sono, ecco qua c'è un problemino con lo scalino, dobbiamo aprire anche la porta, qua si vede meglio il problema dello scalino. Le plastiche anche qua l'hanno ritoccato un po', un po' di ragnatele, però non è un problema. Per quanto riguarda la sigillatura non sembra avere grosse infiltrazioni. La porta molto probabilmente è stata sostituita perché in effetti ha un altro colore e lì vedremo cosa fare. Ecco, per quanto riguarda, continuando appunto con le plastiche, anche qua le sigillature sono un po' tutte da fare. Questo è il vano della bombola supplementare del gas. Lo scalino anche questo ha un problema perché la batteria è scarica. La batteria è scarica, quindi non si apre in automatico. Continuando
le ruote sono gemellate, quindi questa è anche una bella cosa, però appunto ci sono tutte queste bolle date appunto dalle plastiche rovinate, e qua posteriormente c'è proprio anche un buco dell'angolo, probabilmente un piccolo incidente. E dall'altro lato bene o male la stessa cosa, c'è forse qualche problema anche su questa finestra, che vediamo che c'è il supporto per aprire la finestra e c'è anche un po' d'acqua nella finestra. Ecco, dopo ci sono ovviamente i contenitori dell'acqua, lo sfiato dello scarico della stufa, il gavone, e praticamente siamo tornati davanti all'abitacolo. Ma andiamo a vedere dentro, perché l'allestimento è veramente bello. Ovviamente ha i suoi anni, lo scalino abbiamo già detto che non funziona, quindi piccolo sforzo per salire. Accendiamo le luci, ecco qua, queste sono le luci. Dinette centrale, bella spaziosa. Bisogna dire che i proprietari prima l'hanno igienizzata, quindi li hanno anche puliti, quindi sono anche belle le stoffe, sono abbastanza pulite. Bellissimo questo oblò, che è proprio grande, c'è anche la possibilità di chiuderlo, e anche la zanzariera. Adesso ovviamente il tempo è quello che è, quindi non lo apriamo perché potrebbe piovere. Per quanto riguarda invece qua sulla destra abbiamo un mobiletto, un armadietto con la televisione, ok. Qua sotto c'è un altro armadietto con portascarpe eccetera, e abbiamo anche un forno, interessante anche questo, forno su questa parete. Qui in alto ci sono tutte la centralina elettrica. Abbiamo già visto che c'è il problema appunto con la batteria che non ricarica. Il camper c'ha anche un pannello solare che funziona, quello funziona bene, abbiamo controllato. Qua ci sono i mobiletti, ecco qua dentro appunto c'è sia l'attacco per l'antenna, tutti i collegamenti dell'antenna e i collegamenti, la centralina dei pannelli solari, no? Ok, altro mobiletto. Okay. Per quanto riguarda la cucina, qua iniziamo ad avere un po', vediamo, qua sono i 3 fuochi, questo funziona a gas, lavello col suo rubinetto praticamente di quelli di tipo domestico. Sì, sarà un po' da pulire un po' tutto, ovviamente quello che è. Il frigorifero bello grande, il frigorifero è trivalente, lo chiamano trivalente, sono quelli appunto che vanno sia a energia elettrica, 220, a gas, e anche con la batteria dell'auto, con la piccola cella antifreezer. Ok, qui sotto abbiamo un altro scomparto per mettere le pentole, qua c'è anche la regolazione appunto del gas. E adesso andiamo a vedere invece la parte notte. Questo è il bel letto alla francese, viene detto. Anche qui, come vedete, c'è il cellophane perché è stato igienizzato prima di consegnarlo, quindi si accendono le luci, qua si accendono e spegnono le luci. Sopra ci sono i suoi bei mobiletti, appunto anche qua la possibilità di mettere un po' di cose, un po' su tutti, e anche questo scomparsa. Diciamo che tutti i scomparsi sono stati sfruttati al meglio. E per quanto riguarda il riscaldamento, è un riscaldamento centralizzato Truman ad aria con i bocchettoni, quindi il camper si può utilizzare anche d'inverno. Una cosa particolare del letto è che si può alzare questa metà, vedete che ha le sue doghe, e sotto abbiamo il gavone che possiamo quindi accedervi anche da dentro, e dall'altra parte appunto alla parte esterna si può aprire e quindi entrare nel gavone. Quindi questa è anche una cosa abbastanza interessante per accedere direttamente al gavone. La parte forse più problematica è qua dentro, che è il bagno. Il bagno di sicuro ha qualche problema perché è stata tolta la doccia, come vedete le plastiche sono tutte ingiallite, c'è qualche infiltrazione probabilmente. Questo è il suo bagno, lì c'è una vaschetta con la doccia. In realtà il bagno è molto grande perché appunto è anche separato
il reparto doccia dal bagno, c'è il suo bel doccino tipo domestico, diciamo che questa forse è la parte più problematica, c'è qualche infiltrazione qua, vedendo anche il colore del cielo, probabilmente tutta questa zona qua andrà smontata e rifatta. Ecco, questo sì, forse la parte più problematica da sistemare. Altra cosa che ci convince poco è questo, il pavimento. Il pavimento che, come vedete, qui è bello dritto e duro, qui invece c'è ecco qua si vede bene, un avvallamento del pavimento, quindi potrebbe essere che è ceduto solo un po' il legno sotto e bisognerà capire anche da sotto cos'è successo. Dopo nel complesso non è male, ci sono delle potenzialità di sicuro, la dinette è molto carina, sotto ovviamente abbiamo le taniche dell'acqua, anche qua sarà da capire, da pulire, capire se i galleggianti tutto funziona bene. L'altra dinette c'è un'altra cisterna dell'acqua, ok, quindi spazio ce n'è molto, bella anche la spondina d'appoggio per far da mangiare, molto carina. Ecco, e il camper diciamo è un po' tutto questo. Qua dopo abbiamo le luci anche qui sotto, qui c'è tutta la parte elettronica per il riscaldamento, un po' dappertutto ci sono delle prese, termostati e ecco, per il resto diciamo, ecco là in fondo probabilmente si vede c'è qualche problema anche su questo finestrino qui e anche molto probabilmente è da controllare questo blocco qua dietro, perché abbiamo visto che anche qua c'era qualche goccia d'acqua che entrava. Quindi ricapitolando, 2 posti letto qui nel letto matrimoniale alla francese, con possibilità anche di tirare la tenda per avere un po' di privacy, e la dinette, questa seconda dinette, diventa un altro letto matrimoniale, quindi altri 2 posti. L'operazione è questa, si tolgono i cuscini e poi c'è un meccanismo meccanico che fa allungare la dinette. L'operazione è veramente semplice, si sfila il tavolino, si piega la gamba del tavolino, stessa operazione nell'altro sedile che si allunga, il tavolino diventa il pianale, ed ecco che si trasforma in un secondo letto. Beh, un po' di lavoro da fare qui c'è. Mobiletti anche sopra la cabina di guida, quindi spazio sfruttato dappertutto e al meglio. Diamo un'occhiata anche al tetto, che è parecchio sporco, ma non sembra di aver preso mai grandine. Ci sono 2 pannelli solari e anche il tendalino è da pulire per bene, come del resto un po' tutto. Bene, fatemi sapere qui sotto sui commenti cosa ne pensate di questo nuovo progetto, di questa nuova avventura, e soprattutto se vi interessa vedere altri video su come proseguono i lavori per cercare di dare nuova vita a questo camper.